Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta. Questo è il primo video della settimana, video più brevi appunto pubblicati durante l'arco della settimana. Di solito te ne do 3, spero di mantenere il ritmo, di riuscire a mantenere il ritmo. Grazie se hai voluto vedere lo special per il Samhain, quest'anno uscito con una settimana circa di anticipo. Ti ricordo che c'è ancora un posto disponibile per il workshop di cartomanzia e divinazione che debutta l'8 di novembre. Voglio ringraziare anche i nuovi abbonati al canale e ricordarti che da oggi è possibile abbonarsi al canale YouTube della Lucerna di Cronos per vedere l'Espresso più tarocchi e per fruire di altri contenuti. Andiamo a vedere chi ti sta pensando in questo interattivo del lunedì. Chi è la persona che ti sta pensando al momento in cui guardi questo video? Mettiamo anche l'Ancient Feminine Wisdom. Chi è la persona che ti sta pensando al momento in cui guardi o guarderai questo video? Turchese africano per la prima, occhio di tigre ferroso per la seconda. Hai già visto le scelte durante lo scorrere dei titoli, però te le faccio rivedere in dettaglio come sempre. Turchese africano per la prima, occhio di tigre ferroso per la seconda. Ti do qualche secondo, poi parto con la prima del turchese africano. Ok, direi che si può partire. Andiamo a vedere chi è questa persona. La dea, la trascendenza, Pizia, la profezia. La carta della dea è una carta che indica una figura mistica, evanescente per certi versi, ma presente, immanente si dice. Quindi qui è un qualcuno che probabilmente o conosci e non ti si è ancora rivelato o rivelata del tutto, oppure non conosci e ti sta osservando. La carta ci dice che la dea risplende su tutti noi. Tutti i suoi figli attraversano l'universo partecipando alla creazione con i loro sogni. Qual è il tuo? Quindi qui c'è un qualcuno, secondo me, che ti sogna o che comunque sogna di avere un qualche tipo di interazione con te. A cosa aneli? Trova lo scopo della tua anima, che è la ricerca più importante. Parlando di anima, secondo me si può anche dire che qui c'è un qualcuno che forse ha anche la sensazione che ci sia un legame speciale fra voi. In quale modo la tua ricerca si sposa con le leggende e i miti della tua terra? Questo è interessante perché secondo me ci va a dare anche un input sul fatto che magari la persona non è così distante da te, magari è una persona che fa parte della tua quotidianità sociale, lavorativa. Il messaggio di questa carta è di trascendere ogni limite, di innalzarsi al di sopra delle restrizioni terrene, quando il cuore è pesante, oppure entrare in contatto con la terra se ci si sente confusi e soli, quindi la carta invita al pragmatismo. Rivolgetevi alla dea per ricevere illuminazione e guida, cercate la compagnia dei saggi, abbiate fede nella ricerca di voi stessi e godete del vostro viaggio sulla terra mentre inseguite il vostro sogno. I sogni possono avverarsi, ci dice la carta. Anche la carta della Pizia è una carta importante, riguarda la profezia. Qui potrebbe esserci addirittura qualcuno che cerca di capire se fra voi può esserci, perché qui secondo me si tratta di feeling, di amore, non si tratta di altro. Qui credo che il pensiero sia rivolto o a una grande ammirazione, oppure è proprio un qualcosa legato all'amore. Quindi la carta di Pizia fa pensare al discorso dell'uso della divinazione. Potrebbe esserci anche un qualcuno che ha chiesto
di te, ha chiesto di quante possibilità potrebbe avere con te attraverso quella che è la divinazione. Magari si è fatto o fatta fare le carte da Cronos. Pizia parla del fatto che conoscere se stessi significa essere in sintonia con i sentimenti più profondi dell'inconscio, quindi di conseguenza secondo me qui c'è qualcuno che veramente, qui si sta parlando di amore, ti ha un po' forse anche idealizzato, idealizzata magari, ed è un qualcuno che ancora secondo me sta agendo in segreto. Vediamo un po' un ritratto di questo lui o di questa lei. Credo che qui ci sia qualcuno che prova attrazione, ma che forse ancora o non si è palesato o palesata del tutto, comunque già lo o la conosci e non è una persona che vive la sua vita quotidiana lontano dalla tua dimensione. Infatti abbiamo l'innamorato, è un qualcuno che secondo me vorrebbe coinvolgerti in una frequentazione, in una conoscenza più approfondita. Vediamo se lo farà, perché qui la carta sprona un po', ti dice: oh pallino, pallina, sbrigati, muoviti. Fante di spade, vedi, è l'osservatore. Fante di spade potrebbe anche rappresentare un segno d'aria, però non è detto, perché poi vedi mi esce il fante di denari, quindi segni di aria, segni di terra. 4 di coppe. È interessante, qui sta pensando se invitarti proprio, cioè qui il fante di denari di solito è un messaggio, una scrittura, un invito, un qualcosa che comunque prevede un incontro fisico fondamentalmente. Dieci di bastoni, 4 di spade, 6 di coppe. Allora, per una parte con questo 6 di coppe può essere un qualcuno con cui 4 di spade, vedi, c'è stato un fermo nel passato, ma non è un fermo secondo me dovuto ad un discorso relazionale chiuso. Con un 10 di bastoni potrebbe essere un fermo dovuto ad un qualcosa che forse poteva nascere, poteva evolvere, ma non è mai evoluto, e quindi magari una persona che forse ha un po' il rimpianto di non essere riuscita ad andare più in là nel conoscerti. Il 6 di coppe è la ricerca del piacere, laddove ci si scrolli di dosso la nostalgia per un evento, per una persona, per un momento della vita che comunque dobbiamo rilasciare nel passato. Certamente il 6 di coppe mi può parlare anche di una persona che forse ha dovuto allontanarsi da te, motivi di lavoro, motivi di trasferimento magari, o motivi anche legati a quello che è il semplice prendere un'altra direzione nella vita, quando un po' tutte le cose si sommano. Magari era una persona che aveva una possibilità con te, ma aveva altre possibilità, e purtroppo qui con un 4 di spade può essere successo che le altre possibilità abbiano un po' chiuso tutte quelle che sono le possibili vie di sbocco di un rapporto. Però ecco, è un qualcuno che secondo me nel passato ti si è già avvicinato o avvicinata, può essere un passato recente come può essere un passato nel tempo. Vedi, l'innamorato è un po' un bivio, quindi è un qualcuno che forse davanti al bivio c'è stato messo o messa, o ti ci ha messo o messa, con tutto l'inconveniente che poi ne segue, perché mettere magari in modo assertivo davanti al bivio le persone non è mai una scelta saggia. Ti scriverà 4 di coppe, perché fondamentalmente qui ha ancora, vedi come sono queste carte, sono
molto interessanti, perché vedono una situazione di pensiero fisso ora e anche di difficoltà da staccarsi da un'idea. 10 di bastoni, un po' quelle persone che non si arrendono anche quando sembra che ormai una situazione sia definitivamente chiusa, quindi il pensiero c'è e anche la voglia di comunicare, e forse anche con frasi, atteggiamenti, gesti plateali, dal sei la mia vita, non sto senza di te, eccetera eccetera, fino a quelli ancora più teatrali e plateali che poi alla fine lasciano il tempo che trovano anche quelli. Il 10 di bastoni è una carta appunto di chi persevera in un comportamento abbastanza assertivo, anche appunto forse minando un po' la sua stessa tranquillità emotiva, quindi un qualcuno che fondamentalmente ci pensa parecchio. Torno a dirti, segni di aria, segni di terra, potrebbe averli in solare ascendente o essere una persona estremamente mentale, però anche molto pragmatica, ovvero una di quelle persone tutto lavoro e basta, o magari tutte fissate a costruire la loro posizione sociale, salvo poi magari quando incontrano la persona che gli fa battere il cuore poi prendere delle cantonate veramente giganti. Quindi potrebbe essere un qualcuno che ha avuto un po' la folgorazione qua, anche se secondo me un po' con questo 10 di bastoni, come dicevo prima, vuoi per la profonda assertività, vuoi per il metterti magari davanti ad una decisione estremamente assertiva, sia un po' bruciato o bruciata in maniera veloce le carte in tavola. E con questo 4 di spade ha portato la chiusura non chiusura, ovvero quelle chiusure dove sembra che l'interesse cali e magari dopo anche per alcuni un breve confronto non ci si interfaccia più. Qua c'è un fante di denari, la voglia di scriverti è comunque grande, non so se lo farà, perché un 4 di coppe fondamentalmente sì, ok, è potenziale di abbondanza, lusso e lussuria, a parte che ci va a ribadire il fatto che qui c'è attrazione anche fisica, però non è proprio una carta di movimento. Il 6 di coppe sì, quindi sicuramente ti proporrà un incontro, però è molto combattuto o combattuta, è come se potesse anche con questi due fanti ancora avere due possibilità, magari una alla quale pensa e sei tu, e una che magari è fissa, che è l'attuale situazione. 2 di bastoni, vedi l'indecisione si vede tutta, la ruota, la forza, siamo scuola inglese qua, quindi forza e giustizia sono invertite. Sì, ti scriverà, qui c'è la richiesta di un incontro e c'è anche molta attrazione fisica. Non fraintendermi, l'incontro non è destinato soltanto al discorso sessualità, ma c'è anche comunque, come vedi da queste due carte, nel profondo di questa persona. Sai qual è secondo me il difetto di questa persona? È una di quelle persone che nelle intenzioni è buono, è buona, però poi nei fatti è un po' un arruffone o una ruffona, un po' un qualcuno che non sa manifestare completamente ciò che prova, e quindi anche nel comportamento può dare adito a fraintendimenti che poi inevitabilmente portano al conflitto con tutto quello che ne segue. Forse è una persona che è anche più giovane di te, o che comunque mostra con questo innamorato che poi mi rappresenta sempre i segni di terra, di solito lo si associa alla Vergine, che appunto mostra magari che porta bene gli anni, ecco, o che ha appunto una visione molto fresca della vita comunque, quindi quelle persone che fondamentalmente hanno sempre comunque molta verve, molta grinta. L'innamorato però è anche una carta che il risvolto negativo di questa cosa lo porta poi nell'essere un po' una persona che forse per certi versi resta molto infantile. E quindi ecco che qui questa persona c'è, ti pensa, ha compreso bene la tua importanza, probabilmente nel tempo ti chiederà anche di incontrarvi di nuovo, perché secondo me non sarà per tutti, ma secondo me qui un tentativo di approccio o di nascita di qualcosa c'è stato, e questo potrebbe a te apparirti un po' tendente verso la sessualità, quindi un po' come dire: ma questo o questa voglio solo portarmi a letto, al di là del fatto che se uno è consenziente non c'è niente di male, però qui c'è proprio un innamorato, quindi un qualcuno che
sta crescendo, sta cambiando, sta percependo che la tua importanza non è solo quella della sessualità o del momento appunto in cui ci si concede lo stare insieme per star bene. Qui c'è molto di più. Bene, direi ottima la variante numero 1, magari c'è da lavorarci un pochino di pazienza, ma come dice l'ospite delle nozze di filologia Mercurio, a Mercurio appunto gli dice: sei tu che decreti casi umani, e di casi umani ce ne tanti a giro. La sto buttando in burletta, dai, tranquillo, tranquilla. Andiamo a vedere la variante numero 2. Iris, l'arcobaleno, la signora, l'incarnazione, un'altra ipostasi della Morrigan. Questo mazzo ne ha 2, vediamo se ti trovo l'altra. Eccola qua, la signora degli Elfame, magia e bellezza. Questo già ci parla comunque del periodo del Samhain, quindi forse qua la persona in realtà, oltre a pensarti, potrebbe essere anche una persona che non dovrai aspettare tanto per vederlo, per vederla, o magari lo vedi o la vedi tutti i giorni e non dovrai aspettare tanto per avere queste rivelazioni. Di recente questa persona ha sperimentato un cambiamento, ci dice la carta, e nelle sue vene sente scorrere una nuova forza, un nuovo sangue, si sente profondamente rigenerato, rigenerata, quindi qui c'è un qualcuno che è rinato, vedi? Che è un po', e qui questo mi fa pensare anche a un ritorno, detto fra noi. Comunque vabbè. La signora ha la capacità di battersi per se stessi, persino nei momenti in cui la fede vacilla. Allora qui potrebbe essere, dato questo, la fede che vacilla la vedo un po' come la speranza di recuperare un dialogo con qualcuno, però pur sempre con molti dubbi. Potrebbe essere un qualcuno con cui hai avuto una rottura importante in passato. Voi siete il potere che dona forma alla vostra realtà. Se sentite di esservi allontanati dai vostri sogni, date l'inizio a un cambiamento, confermo. Evocate le energie richieste per soddisfare i vostri bisogni e abbiate fede nel vostro potere e nella vostra forza. Disponete già di tutto il necessario. La carta di Iris appunto ci parla del sorgere dell'arcobaleno dalle profondità di noi stessi. Qui c'è un qualcuno con cui c'è stata una... teniamo entrambe le Morrigan, dai. C'è stata un litigio, una rottura, un allontanamento forzato, comunque che ha creato conflitto e che ora vuol tornare sui suoi passi. Sì, almeno la descrizione della carta mi ispira questo. La carta di Iris è proprio un risorgere dopo un momento di profonda introspezione e necessario cambiamento. Non ci dicono niente sulla natura della persona, segni zodiacali, carattere, magari se ce lo dicono. Andiamo a vedere quindi con il tarocco di John Bauer. Molto bello questo mazzo, evocativo anche. Per te che hai scelto la variante dell'occhio di tigre ferroso. Allora, qui abbiamo il re di denari, persona molto pragmatica, forse segno di terra. Re di denari di solito è un segno di terra. 4 di denari, caspita se ce l'ha il pragmatismo. 6 di spade. L'eremita, di nuovo segni di terra, nella fattispecie l'eremita associato al Capricorno, però espandiamo segni di terra, con un re di denari potrebbe averli in solare o in ascendente, oppure importanti in tema natale. Regina di coppe, re di bastoni, la temperanza. Qui c'è qualcuno che vuol fare la pace. La carta della temperanza è il curare, ma è interessante in quanto è una carta, e questo è uno dei... Tu sai che io sto preparando il workshop dove contesterò alcune teorie di Jodorowsky,
Beh, in realtà Jodorowsky dice anche tantissime cose giuste, è giusto rendergli merito. Una delle cose che dice è che in virtù dell'essere un angelo, tradizionalmente la carta della temperanza è una carta di passaggio di una frontiera, l'angelo che può, diciamo, manifestarsi anche nel nostro mondo, eppure ha la sua, secondo la tradizione ovviamente, ha la sua naturale posizione nei cieli, quindi lo associa appunto anche al passaggio di frontiera. Allora, le due cose che mi vengono da dire qua è che qui proprio per questo passaggio di frontiera c'è un qualcuno che questa frontiera la vuol passare o mentalmente, e la frontiera è un limite, fondamentalmente un limite che c'è fra te e questa persona a causa di una rottura, o fisicamente perché sta all'estero. La cosa interessante è che sopra c'è un eremita, che è di nuovo una persona che cammina, un qualcuno che sì, ok, studia l'eremita, c'ha il sapere, c'ha la lanterna con cui si illumina e via dicendo, però principalmente è una persona che fa un cammino di conoscenza. Questa persona probabilmente ha fatto proprio un cammino di autoanalisi interiore. La cosa interessante è che mi parte da un 4 di denari su Regina di Coppe. 4 di denari è un matrimonio senza amore. La Regina di Coppe è la carta della convivenza, della casa, della perfetta donna di casa, uomo o donna che sia, ma se l'uno in negativo o avverso mi diventa anche l'uscire da una situazione di stagnazione, l'altra in negativo o avverso mi diventa la persona capricciosa e distruttiva. Io penso che qui ci sia un qualcuno che ha deliberatamente scelto di lasciarti in passato o di creare le condizioni perché tu alla fine te ne andassi, un po' quei rapporti conflittuali dove non si ha mai il coraggio di mettere la parola fine, finché uno dei due, di solito quello più saggio alla fine dice basta, ma hai rotto le scatole, basta. E qui 6 di spade, un qualcuno che si è posto nuove prospettive, anche probabilmente rivelando un segreto, quindi qua potrebbe esserci un qualcuno che durante la vostra storia precedente ha avuto altre frequentazioni, con un re di bastoni, quindi un qualcuno che secondo me qui al momento sta vivendo una situazione di coppia, ma che non lo soddisfa o non la soddisfa. Tra l'altro, uomo o donna che tu sia, qui ci sono due re, uno che mi esce subito, bam, così proprio a dire ti sta pensando perché è il tuo re di denari o vede in te il suo re di denari, uomo o donna, però al momento è con un re di bastoni o vede anche la situazione attuale come quella di un re di bastoni. Il re di denari è comunque chi nella sua fissità crea comunque una dinamicità materiale, quindi crea movimento, in quanto è un commerciante, sa il valore di cose e persone, quindi qui c'è stato proprio un rivalutarti. Il re di bastoni è il buon amico, il buon consigliere, il buon partner, che però tende più ad accentrare, mentre lui fa circolare, lui fa ad accentrare. Quindi qui c'è un qualcuno che forse anche per convenienza potrebbe aver scelto, non è necessariamente convenienza economica, può essere anche convenienza inteso come magari di dire vabbè, con te sarebbe arduo perché magari a distanza, con te sarebbe arduo perché magari nel momento in cui vi frequentavi eri impegnato o impegnata anche tu, eccetera. Insomma, mille scuse che alla fine un po' per convenienza hanno anche fatto dirottare una situazione. Però vedi, Eremita guarda al passato, rimpiange la scelta fatta e la temperanza vuol superarsi. Quindi qui c'è un qualcuno, probabilmente segno di terra, per alcuni sarà Capricorno, per altri lo avrà in ascendente, non in solare, o comunque importante nel tema natale, stiamo parlando d'amore, quindi può essere anche una Venere in segno di terra, che ha fatto una scelta nel tempo che ora gli si sta un po' rivelando in tutta l'aridità, e questo gli ha fatto fare un cammino interiore che lo ha portato o l'ha portata a rivalutarti. Tuttavia le carte non ci dicono che cosa farà, ci dicono solo che qui c'è ancora tempo. Cioè, se potessi vedere questo 6 di spade come
un venire da te, sia che vi sia lontananza o meno, può essere anche lontananza mentale. Qui secondo me nella gran parte dei casi c'è lontananza, non ti dico all'altro capo dell'Italia, ma comunque una lontananza fisica dove non sia fisica e mentale. Però anche se vedessi questo 6 di spade come il viaggiare fino a te, in realtà poi c'è un eremita un po' che parla di solitudine, quindi non lo so, sembra che non si muova, sembra che questa persona ti pensi in maniera abbastanza costante, vedi 4 di coppe, però poi non fa niente. Eccolo qua, fante di bastoni, sì, dai, un po' un osso duro questo o questa, e 8 di denari, sì, questa persona credo che la o lo incontrerai più che venire da te, perché secondo me non hai il coraggio di tornare indietro, sai? No, credo che questa persona vorrebbe, ma è come se non avesse poi gli attributi per dire mi assumo le mie responsabilità di una scelta sbagliata che ho fatto o di una deriva conflittuale che ho fatto portare ad un rapporto. Sì. Però c'è da dire che le carte sono molto assertive su questo, perché ti fanno vedere una Morrigan, quindi il periodo della Morrigan è proprio lo Samhain, quindi a breve o questa persona la incontri o lo incontri, oppure potresti con un fante di bastoni avere notizie anche tramite terzi, Sì. Quindi in un modo o nell'altro, comunque che sia fisicamente o a livello energetico, questa persona si riaffaccia nella tua vita. E potresti anche venire a sapere, un eremita alla fine chi scopre una verità, 6 di spade di nuovo lo scoprire la verità, potresti anche venire a sapere che non se la sta passando bene. Questo è quanto, bellissima variante anche questa, un po' più lenta nel concretizzarsi dell'altra. Io ti ringrazio comunque per averla vista e ti do appuntamento a mercoledì per il nostro secondo video settimanale. Ciao!